Buongiorno viaggiatori e viaggiatrici, oggi un'altra guida in Nome Sky e parliamo dell'incrociatore, della miraglia, di quello come la volete chiamare. In realtà sarebbe la miraglia, ma va bene. Ma in particolare parliamo di come potenziare la miraglia. Alla fine ci sarà un metodo non proprio legit per fare il tutto molto più velocemente. Ma prima ti ricordo di lasciare un follow, mi piace, condividere il video con i tuoi amici e mi raccomando, guarda il video fino alla fine perché il watch time è importantissimo. Ti ricordo anche che se vuoi comprare tantissimi giochi scontati, qui sotto trovi il mio link per Instant Game per aiutarmi a crescere come canale. Adesso che sono partner puoi scorrere verso destra e assegnarmi dei punti hype sotto i commenti da mobile. Anche quello per darmi una mano a crescere. Eccoci qua ragazzi. Allora, questo è il mio incrociatore, la mia ammiraglia. E adesso io l'ho trascurata tantissimo, devo dire la verità, perché a me l'ammiraglia non piace, ma è un gusto mio personale, nel senso che mi piace l'astronave, mi piace il concetto dell'ammiraglia, mando a fare spedizioni, ma poi in effettivo non metto, cioè non ho fatto una base sopra l'ammiraglia, che sarebbe estremamente comoda. Ma come si potenzia? Beh, per potenziarla abbiamo bisogno dei moduli di fregata. Per vedere cosa possiamo potenziare dobbiamo andare al terminale centrale, guardando l'addetto verso destra, andiamo a questo computer e avremo parti della base e potenziamenti. Ci clicchiamo sopra e qua abbiamo i primi, un po' come quello che sblocchiamo in anomalia, abbiamo varie sezioni sbloccabili con diversi tipi di cose, quindi abbiamo questo e questo che si sbloccano con i moduli di fregata recuperato e poi le opzioni di personalizzazione del mercantile che si sbloccano con i naniti, che costano un pochino perché effettivamente se andate a vedere sono 5.000 naniti per un equivalente da sbloccare di 50.000 naniti, quindi neanche poco. Ma andiamo a vedere quello che a tutti gli effetti interessa a noi sbloccare, che sono tutti i motori, che ripeto io non ho sbloccato perché non mi sono mai, almeno in questo salvataggio, non mi sono mai messo lì effettivamente a migliorare, ma devo mettermi lì e sbloccare effettivamente tutto, ma che sono estremamente utili, quindi mi raccomando fatelo. Io non l'ho fatto perché sono un cretino. Primo metodo ragazzi per poter sbloccare i moduli di fregata, per trovare moduli di fregata, beh, vi basterà andare dal cartografo, ok, da questo tizio qua, io lo chiamo il cartografo, in realtà è il navigatore, guardare le spedizioni possibili e a cercare di andare a fare le spedizioni, quelle industriali. Poi ovviamente cerchiamo di dare tutte quelle che in assegnazione, tutte quelle che sono le navi che hanno un tasso più alto da questo lato qua, e ovviamente dobbiamo poi dargli il carburante. Io in questo momento non ce l'ho, gli possiamo dare dei potenziamenti e questo ci dà, vedete, valutazione flotta 5 stelle, quindi è top. Ci dà la possibilità di trovare, quando rientrano dalla missione, che sono 13 ore, dei moduli fregata. Purtroppo i moduli fregata è un metodo, non c'è un metodo chiave, ci sono vari metodi e questo per esempio è forse il più lungo, però può essere comunque una soluzione, perché mentre voi mandate in spedizione le vostre navi, intanto usate anche gli altri metodi che adesso vi illustrerò. 3 dei prossimi metodi invece saranno sulle stazioni spaziali, almeno uno di questi inizierà sulla stazione spaziale. Partiamo dal, tra virgolette, più semplice e andiamo verso quella che è la reputazione dei mercanti, quindi lo stand dei mercanti, che è questo qua ragazzi, nella stazione spaziale, scusatemi. Andate qua e parlate con questo personaggio losco. C'è la possibilità a volte che qua dentro vi dia dei moduli fregata. Ovviamente non c'è la certezza assoluta e ovviamente dovete masterare questo grado, perché se no non potete sbloccarlo. Però qua c'è un modulo deposito per la navicella, quindi potrebbe essere comunque un modo come un altro per trovare un modulo fregata in maniera veloce. Ovviamente se non lo trovate qua andate da un'altra parte.
Metodo numero 3, andare da questo venditore, ragazzi. Noi eravamo laggiù, noi andiamo da questo venditore qua, che non è proprio un venditore, ma è un assegnatore di missioni. Vedete? Ecco, in questo caso abbiamo la possibilità, facendo una missione, di recuperare un modulo fregata. Questo è un altro modo, non è veloce perché non è veloce, ma ci dà la possibilità almeno di recuperare qualche modulo fregata che ci servirà per sbloccare tutta la roba che abbiamo sull'astronave. Che ci servirà per sbloccare tutto quello che ci serve sull'incrociatore. Quarto metodo, ragazzi, è un pochino più complesso ed è sostanzialmente andare da lui che si trova davanti a quello dei fossili. Entrando, quindi andate tutto a destra sotto le scale e qua sopra c'è il mercante, andate qua, parlate con lui e ottengo le coordinate per 5 milioni. Noi abbiamo uno scanner d'emergenza, dobbiamo ritornare nello spazio, ragazzi. Una volta nello spazio dobbiamo fare sintonizza segnale. Scanner di emergenza, attiva il motore a impulso, quindi noi facciamo partire il motore a impulso, vedete in basso a destra che sta facendo una specie di scanning di tutto quello che è, ci dice segnale trovato e dovremmo atterrare su quelle che sono i relitti degli incrociatori e esplorare tutto quello che c'è all'interno, quindi entrare, atterrare e andare a cercare nelle varie casse, nelle varie valigette, nelle varie armadietti per trovare oggetti e ottenere anche qua è buono perché si ottengono anche degli ottimi potenziamenti su queste navi. Quando arrivate su queste navi, mi raccomando, allora intanto fate attenzione a loro perché sono torrette difensive e se vi scannerizzano vi sparano addosso. In più, mi raccomando, utilizzate lo scanner, quindi fate F e guardate un attimino attorno perché questi oggetti qua con la fiammella, che sono le unità riscaldanti, saranno la vostra salvezza per quello che è l'assideramento, perché saremo al freddo qua dentro sostanzialmente, quindi fate molta attenzione, attivatele, basta andare qua, le attiviamo e creeranno una zona di calore e vedete che in basso a sinistra la barra del congelamento si riprende. Il nostro obiettivo è quello di andare verso tutte le casse, quindi tutte quelle che troviamo, casse, armadietti, valigette anche, e aprirle. C'è una possibilità, io da quello che ho potuto leggere in giro, c'è una possibilità del circa 7,5% di trovare i moduli fregata, però non è specificato se su tutti i tipi di cassa, quindi contando anche le valigette, gli armadietti, o solo esclusivamente proprio le casse come quelle che abbiamo aperto adesso, tipo queste. Comunque, nel bene o nel male, voi qualche giro da queste parti con queste cose qua, fatevelo perché è molto molto utile, mi raccomando. Ovviamente, ragazzi, più esplorerete, più andrete in profondità in questa nave. I vostri migliori amici in questa situazione saranno queste unità di teletrasporto che vi permetteranno, quando sarà ora, di tornare indietro più velocemente senza dovervi fare tutta la strada all'incontrario. Mi raccomando, attivatele tutte. Ecco, queste strutture qua, per quanto siano comode e diano tanta roba, hanno secondo me un difetto, ed è quello di non poter correre nella struttura, quindi dovrete per forza camminare e quindi l'esplorazione durerà un pochino. Il quinto metodo è similare a quello che abbiamo visto sulla stazione spaziale, però è dentro l'anomalia, quindi dobbiamo andare dal Nexus al centro dell'anomalia e parlare. Qua avremo la possibilità di ottenere eventualmente da una missione i moduli fregata. Ovviamente non è detto e deve uscirvi la missione giusta che vi dà i moduli fregata, ovviamente io adesso che sto registrando il video non c'è nessuno che mi dà nessuna missione che mi dà i moduli fregata, giustamente. Dopo aver parlato con Nexus vi faccio vedere il sesto metodo. Il sesto metodo semplicemente consiste nell'andare tutto a destra nell'anomalia e andare a parlare con Helios.
Lui ci darà senza spendere soldi, questo è il metodo gratuito, sempre gli scanner d'emergenza per andare a trovare i relitti degli incrociatori nello spazio, come abbiamo fatto prima. Il metodo numero 7 che si può utilizzare per trovare i moduli di fregata è quello di trovare sempre i mercantili, ma i mercantili schiantati. Io userò l'esoscafo per comodità, ok? Ma voi potete usare, come vi ho fatto vedere nell'altro video, anche le mappe che comprate alla stazione spaziale. Quindi basterà fare X, radar dell'esoscafo, andare a fare una scannerizzazione, segnale di emergenza rilevato, potete prendervi la vostra navetta e andare a cercare. Dopo che abbiamo rilevato il segnale del mercantile, ci basterà atterrare qua e andare a cercare sottoterra i moduli e anche ovviamente nell'astronave tutti questi moduli qua che adesso vi farò vedere. Attenzione che queste sono zone radioattive, quindi potrebbe darvi problemi. Andare sulla capsula di carico, cercare tutte le capsule di carico anche sottoterra. Ovviamente dopo che avete preso il loro contenitore ricliccate perché vi dà un drop e la possibilità che vi dia dei moduli fregata. Io qua l'ho già fatto in questo qua, quindi non mi dà più la possibilità di rifarlo, ma comunque potete avere la possibilità di trovare dei moduli fregata. Altro metodo fattibile, ma non, diciamo, secondo me, poi per carità, questo è un vostro modo di giocare, non tra i più consigliati, è quello di fare il pirata. Quindi avvicinarsi alle flotte, andare verso questi contenitori che vediamo qua e distruggerli. All'interno possiamo anche qua trovare dei moduli fregata. Questo ci dà la possibilità di raccogliere moduli fregata forse in maniera ancora più veloce. Ricordatevi che però ogni volta che attaccate e fate atti di pirateria, la vostra fiducia, quindi il grado della specie che attaccate, scende. Quindi io vi ho avvertito. L'ultimo modo, ragazzi, per avere moduli fregata sostanzialmente infiniti e farli velocemente è il glitch della duplicazione. Io personalmente non ve lo consiglio perché rischiate che veramente vi uccida completamente il divertimento. Però per completezza io ve lo faccio vedere. Per il glitch della duplicazione avremo bisogno semplicemente del raffinatore portatile, quindi mettiamo un raffinatore portatile, lo piazziamo, non gli mettiamo il carburante ma gli mettiamo quello che dobbiamo duplicare, in questo caso è il modulo fregata, andiamo a piazzare modulo fregata, dopodiché prendiamo un altro modulo, ragazzi, e facciamo così, lo dobbiamo piazzare sovrapposto. Adesso ovviamente perché lo devo fare io non riesco a farlo subito al primo colpo. Poi facciamo Z, C e X velocemente. Ragazzi, abbiamo moltiplicato quello che abbiamo inserito. Vuol dire che io avevo già di mio 2 moduli fregata. Facendo questo metodo mi ha restituito 4 moduli fregata. Io non ve lo consiglio, però per completezza ve l'ho fatto vedere. Detto questo, ragazzi, voglio sapere se conoscete altri metodi e ovviamente se vi è piaciuto questo video e se vi è stato utile. Mi raccomando, scrivetemelo qua sotto nei commenti. Io come sempre vi ringrazio, noi ci vediamo al prossimo video e ciao eroi. Non è ancora messo